In questo tutorial andremo ad apprendere come inserire misuratori radio in RTU Evo 1T. RTU Evo 1T è in grado di supportare fino a 2500 misuratori radio. Per poter acquisire misuratori è necessario predisporre almeno un concentratore SIN.EQRPT868XT. Ogni concentratore supporta un massimo di 500 misuratori. RTU Evo 1T comunica con i concentratori attraverso un canale radio mesh. Questa tecnologia consente di creare reti radio ridondate e autoconfiguranti in funzione della massimizzazione del rapporto segnale-rumore dei misuratori da acquisire. In una rete mesh Equobox può coesistere un solo master RTU Evo 1T e fino a 23 slave, i concentratori XT. Questi dispositivi, per far parte della stessa rete mesh, devono avere lo stesso ID. Sono disponibili fino a 254 ID mesh. Per il dimensionamento di una rete radio si rimanda alla documentazione tecnica di dettaglio. Prima di procedere all'installazione dei concentratori, si consiglia di verificare che non siano presenti nell'area di installazione altre reti mesh con lo stesso ID con cui si intende procedere all'installazione. ID default uguale 1. A tal proposito si consiglia di portarsi in prossimità del punto di installazione finale di uno dei concentratori XT, alimentarlo tramite la porta USB e verificare che il LED blu continui a lampeggiare per circa un minuto dopo che si sia acceso. Se il LED blu smette di lampeggiare, significa che nell'area di installazione è presente un'altra rete mesh con lo stesso ID del concentratore di test. Sarà dunque necessario modificare l'ID mesh d'impianto. Per questa attività si rimanda alla documentazione tecnica di dettaglio. Assumiamo di poter usare l'ID mesh default. Si assume inoltre che RTU Evo 1T sia stata correttamente installata e sia stato creato il primo utente di tipo amministratore. Infine, che i concentratori siano anch'essi stati installati come da dimensionamento eseguito, alimentandoli a 220 V AC. Accedere ad RTU Evo 1T come amministratori e spostarsi su Impostazioni, Dispositivi wireless, Setup ricerca. Appena entrati, verifichiamo che RTU Evo 1T sia in comunicazione con tutti i concentratori XT, predisposti attraverso l'interfaccia grafica. Ad ogni hop, salto, vengono associati i concentratori relativi. Se il numero di concentratori è inferiore rispetto a quelli installati, i concentratori non visualizzati saranno fuori portata o configurati su un ID mesh diverso da quello di default. Il loro LED blu continua a lampeggiare. La configurazione passa per tre fasi principali: Setup rete wireless M bus, Setup rete mesh, gestione lista dispositivi. Setup rete wireless M bus consente l'inserimento di due chiavi di crittografia, di impianto e la relativa abilitazione, la definizione della modalità operativa wireless M bus, la possibilità di gestire solo misuratori in modalità installazione, SNDR, o solo quelli in programmazione walk-by, senza la necessaria riconfigurazione locale del misuratore stesso, e la durata della fase di acquisizione. Al termine si chiude automaticamente. Una volta salvate queste impostazioni, vengono scambiate con tutti i concentratori connessi a RTU Evo 1T. Setup rete mesh. Consente la modifica dell'ID mesh di RTU Evo 1T. Si consiglia di lasciare il canale rete mesh sempre su 13. Gestione lista dispositivi. Caricare una lista significa ottimizzare e quindi ridurre i tempi del processo di commissioning. RTU Evo 1T consente di scaricare un format, compilarlo
usando per esempio Excel, e ricaricarlo. Maggiore è il numero di informazioni inserite in lista, migliore l'interazione con l'impianto e di conseguenza la durata della fase di commissioning. È possibile tuttavia eseguire una ricerca senza lista per poi salvare solo i misuratori di effettivo interesse rispetto a tutti quelli trovati. In questo caso la lista è già stata caricata. Terminate queste fasi, cliccare su Avvia ricerca. Nel caso si operi con una lista e venga avviata la ricerca, quest'ultima si interromperà dopo il tempo prestabilito. A quel punto sarà sufficiente aggiungere i misuratori trovati. Durante la ricerca una serie di indicatori ci informa su numero dei misuratori visti da un determinato concentratore XT, numero di misuratori visti da RTU-Evo, rapporto segnale rumore tra concentratori e RTU-Evo 1T e tra misuratori e concentratori XT. Tempo di vita del dato, in rosso viene evidenziato il fatto che non riceve un nuovo dato da un misuratore da un tempo che può essere settato in autonomia dall'utente. Una volta trovati tutti i misuratori di interesse, selezionarli ed aggiungerli. La ricerca verrà automaticamente arrestata. I misuratori saranno quindi disponibili in Impostazioni, dispositivi wireless, Setup contatori. Nella tabella una serie di icone ci aiuta a comprendere lo stato di ogni misuratore. Log, informazione su stato lettura generale del misuratore. Crittografia, informazione sullo stato di applicazione della chiave di crittografia ai dati correttamente ricevuti. Per info specifiche si rimanda alla documentazione tecnica di dettaglio. Da stato impianto, dispositivi wireless, sarà possibile, infine, visualizzare una serie di informazioni per ogni misuratore, tra cui valore principale, con dettaglio sul tempo di acquisizione, rapporto segnale rumore con indicazione dei concentratori in grado di leggerlo, stato del misuratore con eventuali segnalazioni di allarme. Cliccando sul singolo misuratore sarà possibile accedere alle informazioni del misuratore stesso e all'andamento delle ultime 6 letture dei dati indicati come data point da includere. Si rimanda ai tutorial inerenti la creazione di report. È possibile aggiungere misuratori radio di RTU-Evo anche usando il display ed i tasti posti sul frontale del dispositivo. Si rimanda anche in questo caso al manuale utente per l'istruzione di dettaglio di questa casistica.